La mattina dell'11 settembre 2001 ero a casa da scuola, presumo perché l'anno scolastico, il mio primo anno di scuole medie, non sarebbe cominciato che di lì a qualche giorno, credo, o forse ero malato, tanto per cambiare. La ricordo come una mattinata tutto sommato piuttosto tranquilla. Mio padre era già andato al lavoro, dove sarebbe rimasto per buona parte della giornata, mentre mia madre aveva deciso di smontare casa per fare le pulizie, quelle profonde in cui sposti i mobili e svuoti gli armadi per il cambio di stagione. Io, al solito, ero chiuso in camera e passai l'intera mattinata al PC a giocare a MDK2, da me amatissimo sequel del già adorato MDK. Stavolta, oltre all'esperienza più classica offerta da Kurt con il suo tiro di precisione e l'iconico paracadute, si poteva prendere il controllo di Max, il cane robotico bipede geneticamente modificato, i cui livelli erano più improntati all'azione pura, con ben 4 mani a disposizione pronte ad essere addobbate di ogni sorta di strumento di distruzione, e del Dr. Hawkins che, combinando oggetti in una deriva quasi da avventura grafica action in terza persona, offriva, in scenari folli ed imprevedibili, una pausa ragionata dall'azione sfrenata proposta dagli altri due. A prescindere dal personaggio, però, il livello di difficoltà medio di MDK2 sapeva farsi brutale, facendomi penare non poco, e di quei tempi a volte era il PC stesso a farmi penare. Perché nonostante Windows XP fosse ormai alle porte, mio padre, che cominciava ad utilizzare sempre più spesso il PC anche per lavoro, decise di passare a Windows 2000 Professional, un sistema operativo chiaramente pensato per contesti tutt'altro che ludici. Poi il flipper c'era. Ma io 2000 lo trovavo proprio brutto, grigio, noioso, antipatico, anche perché quando si trattava di installarci un gioco mi ritrovavo spesso e volentieri a combattere con errori e problemi di compatibilità, specie quando andavo a pescare tra i titoli più vetusti, ora penalizzati dall'improvvisa assenza del DOS. Una delle mie certezze, però, già su Windows 2000 era il fido Mame, oggi popolarissimo emulatore arcade, all'epoca fermo alla sua versione 0.37. Fu Marcello, ancora una volta storico amico di mio padre appassionato di computer e tecnologia, a spiegarmi cosa fosse un emulatore, più nello specifico come operasse il Mame e ovviamente a fornirmi tutto il necessario per farlo funzionare. In futuro, mi spiegò, i PC saranno talmente potenti da poter emulare qualsiasi altra piattaforma di gioco. Pensa che da poco ho provato addirittura un emulatore della PlayStation chiamato Blam. Non è ancora perfetto, ma secondo me. E per me l'idea di poter improvvisamente accedere a centinaia di titoli arcade, da molti dei quali giovanissimo avevo subito un vero e proprio imprinting durante le occasionali gitarelle del fine settimana alla sala giochi della mia città, fu esaltante, principalmente perché qui i crediti erano infiniti, pronti a moltiplicarsi alla martellante pressione di un tasto. Da piccolo, quando mio padre mi comprava quei 5 o 6 gettoni da spartire per la serata, diventava sempre un po' una lotta a capire su cosa spenderli. Perché non sulle amate tartarughe ninja, ad esempio? E mio padre, dai, ma quello ce l'hai anche sull'Amiga. Sì, nel senso, non è proprio uguale però, Forse un gettone vale la pena. Dai, Street Fighter 2 ce l'abbiamo anche a casa, è uguale. Di uguale tra le due versioni c'era forse il titolo e io non mi capacitavo davvero di come mio padre non cogliesse la drammatica differenza. Mia madre giocava a Puzzle Bubble e poi c'era sempre il dubbio del continua. Ho finito tutte le vite. Uso un gettone per continuare o lo investo su un altro gioco? E anche lì, ne provo uno nuovo, mai toccato prima, o vado sul classico, quello che so che mi piace, che magari stavolta riesco ad andare più avanti del solito. E prima che potessi rendermi conto di come fosse accaduto, finiti i gettoni, e alla settimana prossima, la serata si chiudeva poi sempre con l'obbligatoria tappa ai caddozzoni, ancora oggi vera istituzione cagliaritana. Caddozzone in sardo significa più o meno sport
sporcaccione, zozzone per intenderci. Ed è una parola che rappresenta quelli che oggi verrebbero definiti più semplicemente food trucks, dai quali acquistare bibite e panini spesso unti e stracarichi da mangiare in riva al mare. In alternativa le pizzette, quelle piegate, anch'esse amatissima scelta tipica della zona. Col mame certo si perdeva la magia della sala giochi, nell'aria niente profumo di pizza, patatine fritte, popcorn, salsiccia arrosto e cipolle caramellate, ma finalmente potevo godere di tutti questi titoli con le mie regole, i miei tempi e soprattutto dall'inizio alla fine. Amavo specialmente tutti quei giochi che si aprivano con questo jingle. Sviluppai sin da subito un amore incondizionato per SNK e Neo Geo, che arde e ancora oggi mi accompagna assieme a quello per il gioco arcade, le sue regole, il suo linguaggio, i suoi ritmi e canoni, il tipo di esperienza in cui mi rifugio quando tutto il resto sembra avermi stufato. Il mio posto felice, la mia videoludica comfort zone. Pochi mesi fa sono stato in Giappone, dove di sale giochi ne ho visitate parecchie e vi devo dire che ne sono uscito un po' amareggiato, perché magari ve lo racconto meglio in un altro video. Ma tornando a quel fatidico 11 settembre, poco dopo pranzo accadde qualcosa di assolutamente surreale. E parliamo di un anno che già era stato abbastanza movimentato. La mucca si scusa. Apriamo il giornale con l'emergenza. Scusate, mucca pazza, perché c'è un nuovo caso sospetto. La paura del virus della mucca pazza aumenta. Il G8 di Genova, il ritorno di Silvio. Se Berlusconi ha la maggioranza del voto degli elettori, ha il diritto di governare. Silvio Berlusconi si impegna formalmente e solennemente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche. Questa è una bella stronzata, secondo me. Eppure nulla avrebbe potuto prepararci a ciò che in quelle ore si sarebbe verificato al di là dell'oceano. Ecco, questo è il momento in cui crolla anche la seconda. E lo so che siamo qui a parlare con una certa leggerezza di videogiochi, non certo di tragedie o grandi eventi storici, ma siccome ci piace parlare anche e soprattutto di ricordi, su questa specifica vicenda sentivo di dovermi soffermare, perché nella storia delle nostre esistenze credo siano stati pochi gli eventi più definitivi e collettivamente sentiti dell'attacco alle Torri Gemelle. Sotto le macerie, centinaia, forse migliaia di persone, un bilancio non ancora possibile. Non solo per la gravità o per l'impatto in sé, ma per il modo in cui ritrovarci nello stesso identico istante a condividere l'orrore o la confusione di quelle immagini abbia cristallizzato in noi un ricordo comune. L'intensità del momento ci ha indirettamente costretti a una più nitida messa a fuoco, registrando nelle nostre memorie dettagli forse anche futili, ora divenuti però memoria nitida, personale, ma curiosamente condivisa e sincronizzata con milioni di altre persone. E di questi rari eventi sincronizzatori di memorie ce ne sono stati. Abbiamo parlato in passato del Millennium Bug, verrà l'Italia campione del mondo, il lockdown. Sono eventi su cui ci piace soffermarci a ricordare dove fossimo, come ci sentissimo, quanto fossimo diversi da come siamo poi diventati e su cui perfino ci piace poi confrontarci e condividere la nostra personale versione della storia, il nostro punto di vista. E per molti così segnante fu quell'11 settembre. Praticamente chiunque fosse in vita in quell'istante, sveglio e vecchio abbastanza da conservarne memoria, sarà in grado di fornirvi una versione dei fatti. Negli anni ne ho sentite tante. Ero al lavoro, ero dal dentista, ero in fila al supermercato, ero davanti alla TV a guardare la melevisione, quando all'improvviso... Interrompiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria. Voi dove eravate? Io avevo finito di pranzare da poco, mia madre aveva fatto i tortellini panna e prosciutto e con la pancia ormai piena mi ero ritrascinato alla mia postazione, dove mi ero messo a giocare al non riuscitissimo, ma per me comunque affascinante nella sua stranezza, Earthworm Jim 3D. Terzo capitolo della serie, appunto il primo a muovere l'amato Anellide in tuta super potenziata in un mondo completamente tridimensionale. Mi faceva ridere l'assurda premessa. Jim, intento a suonare la fisarmonica nell'immensità, veniva improvvisamente schiacciato da un frigorifero prima e poi da una gigantesca mucca, finendo così in coma. Dal letto dell'ospedale, immerso nel proprio subconscio, Jim affrontava la personificazione delle proprie paure nel tentativo disperato
tentato di riprendere coscienza di sé, in un collectathon stralunato e chiaramente demenziale. E mentre ero lì che cercavo di recuperare le mutande perdute del colonnello Pluckett, fui chiamato a gran voce da mia madre. In salotto stava succedendo qualcosa di curioso alla TV. Pur cambiando canale, pigiando i tasti del telecomando in sequenza, le immagini a schermo erano più o meno sempre le stesse. Un telegiornale dopo l'altro annunciava un disastro inconcepibile. Telespettatori del TG2, buon pomeriggio. Cominciamo dalla cronaca di questa terribile giornata. 2 aerei hanno colpito le Torri Gemelle. Forse un attentato, ancora non si sa, un aereo, 2 aerei. Poi un altro aereo sono schiantati sulle 2 torri. 2 aerei hanno colpito le Torri Gemelle di New York. 2 aerei si sono schiantati. Alessandra Baldini da New York. E perfino chi tra noi era forse ancora troppo giovane per rendersi conto realmente di cosa stesse accadendo, della portata, delle implicazioni del disastro, non poté che restare ipnotizzato davanti a immagini reali capaci però di superare anche la più ardita finzione. Confermano, sembrano uscite da un film di fantascienza. C'è qualcosa, ci sono forse delle persone che tentano di salvarsi buttandosi giù dalla torre, trovando, ecco, guardate le, porca miseria, giriamo, eccola qua. Guardate. Le mutande del colonnello Pluckett, il frigo, la mucca, c'era in TV qualcosa di ben più assurdo, anche e soprattutto perché stava accadendo davvero. Poi certo, bisogna capire bene una serie di cose. Voglio dire, è il minimo, no? Ma dopo l'11 di settembre venne il 12 e poi il 13, il 14, il mondo continuò a girare trottolando velocissimo e consumando in un attimo anche quell'ultimo terzo del 2001. Pochi furono i giochi ad accompagnarmi in quel periodo. La PS1 mi aveva lasciato, il PC mi stava d'un tratto antipatico, avevo ormai esaurito tutti i titoli a disposizione sul Game Boy Advance, pochi, e banalmente con la scuola di mezzo c'era poco tempo da dedicare all'intrattenimento e ancor meno buon umore. L'ingresso alle scuole medie fu infatti alquanto traumatico, specialmente per me che ancora ero un bambino piuttosto silenzioso e solitario, e almeno all'inizio l'ambiente era tutt'altro che accogliente. Gli alunni odiavano i professori ricambiavano con malcelato entusiasmo le femmine contro i maschi contro altri maschi, e se al posto del calcio ti piacevano i videogiochi, i fumetti, i cartoni animati, finivi più o meno relegato a un inevitabile gruppo di seppur adorabili reietti che sopravvivevano, addirittura potevano prosperare se isolati e lasciati a se stessi, a sobbollire nella condivisione delle proprie passioni, ma che non sempre avevano poi vita facile nel confronto con gli altri gruppi, spesso più nutriti, pronti a imporsi in una futile guerra territoriale per il controllo della classe. Erano ovviamente altri tempi. Nerd era un termine ancora poco diffuso e col quale si veniva definiti dagli altri. Difficilmente ci si sarebbe autoproclamati tali con orgoglio, anche perché all'epoca l'accezione era un po' anche quella di sfigati. Non che fosse sempre e automaticamente un insulto, ma era qualcosa che in genere ti veniva affibbiato assieme a un sorriso di scherno o peggio pietà nascosto tra i baffi. Non certo una medaglietta al valore che ti appunti al petto perché una sera hai deciso di guardare Avengers scrollando Instagram. Stasera si nerda, come sono nerd. Non c'era Roblox, non c'era Fortnite, il gaming non si chiamava ancora gaming, non era ancora cool, non costituiva un elemento identitario né tantomeno un possibile percorso professionale da content creator, da streamer. Ti hanno dato 100k? Sì. E sti cazzi! Erano prospettive che difficilmente avremmo potuto anche solo immaginare. Lo stesso internet, per la maggior parte di noi giovinastri, almeno in quel di Cagliari e provincia, era ancora una rarità. E anche quando c'era era lento, sgraziato, molto limitato e lontano dalla nostra moderna concezione. Quella per i videogiochi era quindi una passione che tenevi per te o al massimo condividevi appunto con pochi eletti, fatta di codici, di riferimenti, linguaggi incomprensibili ai più, praticamente segreti, meme prima dei meme. Infatti non dimenticherò mai, proprio in quel primo anno di scuole medie, l'incontro col ragazzetto che sarebbe poi diventato il mio migliore amico per tutto il triennio. Una mattina, entrando in classe e passando accanto al suo banco, salutai distrattamente: ciao. E lui, dopo qualche secondo di incertezza, rispose: ciao. Seguimi. Ok.
Bastò una parola per diventare compagni di banco. Istintivamente capimmo di essere simili, di avere di che spartire. Se non altro, tolto l'odio viscerale per la matematica e la musica, i voti andavano bene. Eccellevo specialmente in italiano ed inglese. Videogiochi, ancora una volta, complici segreti. Ciò che però meglio andò a definire la fine di quel 2001 fu per molti di noi l'uscita al cinema di Harry Potter e la pietra filosofale a dicembre. Io il libro l'avevo già letto perché mio nonno, sempre pronto a spingermi verso la lettura, me l'aveva regalato giusto qualche mese prima, ma fu invece mia zia a sacrificarsi per accompagnarmi al cinema, salvo poi addormentarsi sonoramente dopo appena un terzo di proiezione. Fu per me un'emozione straordinaria vedere quei luoghi e personaggi trasposti dalle pagine del libro e quindi dalla mia immaginazione direttamente sul grandissimo schermo. E se poi con gli anni il mio amore per la saga del maghetto sfregiato andò inevitabilmente attenuandosi, non posso negare l'intensità con la quale la mia generazione fu appunto stregata dal fenomeno. La maggior parte dei bambini videogiocanti, in una forma o nell'altra, avevano in casa almeno una versione del videogioco ufficiale. Quella PS1 sicuramente la più popolare e diffusa. Io, che a volte ci giocavo a casa di amici, ricordo ci facesse molto ridere il verso che Harry emetteva all'atterraggio di ogni singolo salto. E negli anni ho trovato curioso ricordare come i vari modelli poligonali, che oggi ci fanno spaccare dalle risate perché deformi e tipicamente tremolanti, a noi sembrassero all'epoca abbastanza normali e rappresentativi dei rispettivi personaggi. Non so come. È incredibile però pensare come mentre su PS1 fosse più o meno questo lo stato delle cose alla fine del 2001, su PS2 già si giocasse a mostri sacri quali Final Fantasy X o Metal Gear Solid 2. E proprio in quei mesi in America usciva Xbox, una console capace di generare un livello di dettaglio grafico che, a confronto con ciò che eravamo abituati a vedere sulla TV di casa, sembrava distante anni luce. Ma io, che Xbox l'attendevo con ansia, non avrei potuto accoglierla che qualche mese più tardi, nel marzo del 2002, con un solo giorno di ritardo rispetto alla sua ufficiale release europea.